ottimizzare i costi sia la base per una buona gestione della casa e soprattutto della cucina. Viviamo in un'epoca di tendenza allo spreco, all'usa e getta, al tutto pronto senza fatica. Allo stesso tempo stiamo vivendo grandi problemi economici, di clima e non solo. In questo e in altri video cercherò di darvi idee e info utili per ridurre lo spreco, aiutando il portafoglio, spesso la salute e anche l'ambiente. Questo comporterà un po' di impegno, anche in tempo naturalmente, ma ne sarete ampiamente ripagati. Oggi iniziamo con 3 regole fondamentali e alcuni piccoli accorgimenti che vi saranno molto utili. Sapere cosa c'è in dispensa, in frigorifero e in freezer è fondamentale per evitare di dimenticarci alimenti che poi finiranno inevitabilmente buttati perché visti dopo la scadenza. Il metodo più pratico e semplice per tenere monitorato tutto è scaricare una delle tante app a disposizione. Potrete così inserire anche le verdure, in questo modo il cavolfiore non finirà in fondo al frigo ammuffito prima di finire nel cestino dell'umido. Inserite tutto quello che avete in dispensa in frigorifero e in freezer, dividendo per settori. A questo punto dovrete semplicemente poi tenere aggiornata la vostra banca dati, quindi quando usate un prodotto lo eliminate o lo scalate e quando acquistate cose nuove le aggiungete. È un po' laborioso, sì, avete ragione, ma per me nulla è veramente peggio che buttare del cibo. Quello è veramente il peggior spreco che possiamo fare. A questo punto possiamo organizzare i pasti della settimana in base al tempo che abbiamo, ai prodotti che vediamo vicini alla scadenza e alle necessità che abbiamo per la settimana. Possiamo per esempio segnare tutto su carta, suddividendo per giorno, tipo di pasto, oppure anche qui possiamo usare un'applicazione così da non dover sprecare carta, e poi francamente ce lo possiamo dire che è decisamente comodo avere tutto sul cellulare a disposizione. Ricordiamo di prevedere eventuali preparazioni a lungo termine che useremo per esempio come pane che dovremo anche congelare per averlo pronto, i biscotti per la colazione o la torta per le merende. La terza regola è la lista della spesa, che è fondamentale, ma ancora più fondamentale è che poi noi ci atteniamo a quello che abbiamo scritto. A questo punto sappiamo esattamente cosa ci serve per i pasti della settimana e possiamo comprare su misura, così da non spendere più del necessario. Ovviamente se al supermercato troviamo un'offerta, valuteremo il prezzo, il prodotto, controlleremo sulla nostra app se non abbiamo già qualcosa in casa o quanto ne abbiamo e soprattutto la scadenza. Se troviamo un'offerta per frutto o verdura, valuteremo se avremo il tempo magari per farne dei sottolio o delle confetture, oppure magari se lo possiamo inserire o sostituire nel programma dei pasti che ci siamo dati. Nulla è peggio anche in questo caso che acquistare alla cieca, seguendo la regola del ma sì dai lo prendo, poi penserò a cosa farci. Ultima regola è quella del buttare il minimo indispensabile. Non sono certamente quella che vi darà ricette con le bucce di banana, ma spesso tendiamo a scartare parte di frutta e verdura che poi può avere tranquillamente una seconda vita. Adesso vi do un paio di idee e di ricette per recuperare quello che normalmente butteremmo nel cestino dell'umido. Quando usate limoni, arance, mandarini per fare spremute o estratti, ma anche solo per gustarli al naturale, ricordate prima di lavarli con bicarbonato di sodio e acqua tiepida. E usateli poi per ciò che vi serve, ricordando che il succo che non consumate subito va tenuto in un contenitore chiuso in frigorifero. Per le bucce invece possiamo procedere in questo modo: tenete da parte le bucce senza tracce di polpa quando li mangiate così come sono, oppure quando li dovete usare per l'estrattore li potete pelare al vivo. Se invece li userete con lo spremiagrumi tirerete via con un cucchiaino ciò che ne resta all'interno. Tagliate poi a listarelle le vostre bucce, però non devono essere troppo sottili.
Mettete tutto quello che avete tagliato su una gratella, potete tenerle separate oppure fare tutto insieme, io normalmente mischio tutto, mi piace di più, e mettete su gratelle che facciano passare aria. E tenete in un luogo buio e asciutto a seccare per almeno 7 o 10 giorni. Quando le bucce saranno secche completamente, potrete conservarle in contenitori di vetro a chiusura ermetica e per averle poi sempre a disposizione quando vorrete farvi una bella tisana calda oppure anche un tè aromatizzato. Mano a mano che puliamo le nostre verdure, quindi sbucciamo le carote, le cipolle, tagliamo i fondi del sedano anche, laviamo pian piano tutte le nostre verdure, le facciamo asciugare e poi le mettiamo in congelatore. Possiamo unire anche le foglie esterne secche, per esempio dell'aglio, oppure la parte esterna o quella verde scuro del porro che normalmente non si usa mai. Il rapporto tra gli scarti di verdura e l'acqua deve essere 1 a 3, quindi se avremo 300 grammi di scarti saranno 900 ml di acqua, 200 grammi di scarti, 600 ml di acqua. Sappiamo che la proporzione invece per il sale è di 10 grammi per litro di acqua. Raggiunto il bollore abbasseremo leggermente la fiamma, tenendo sempre coperto, mi raccomando, in tutte le fasi di cottura, e andiamo avanti per 30-40 minuti circa, mescolando di tanto in tanto. Trascorso il nostro tempo di cottura, spegniamo il fuoco, scoliamo bene le verdure e poi filtriamo il nostro brodo, che sarà pronto per essere usato subito oppure congelato e conservato in freezer per quando ne avremo necessità più avanti. Media, non troppo calda, facciamo scaldare però bene la padella e versiamo 1/3 circa del nostro composto di uova. Lo livelliamo, diciamo così, e poi lo facciamo andare fino a quando sarà rappreso fino in superficie. Quando la superficie inizierà a essere un poco rappresa, potremo iniziare ad arrotolare la nostra omelette. La portiamo poi verso il centro e nella metà rimasta di padella libera versiamo un altro terzo di composto di uova.
Lasciamo riposare il pane circa 30 minuti, poi lo prendiamo, lo strizziamo un poco e andiamo a tritarlo. Tritiamo a coltello perché faremo comunque meglio rispetto a un mixer, perché questa carne tende a essere abbastanza durettina, e cerchiamo di fare un trito non troppo fine comunque. Con le mani inumidite di acqua fredda andiamo a prelevare un cucchiaio abbondante di composto per volta, poi lo premiamo molto bene, lo stringiamo forte tra le mani in modo da compattare il composto e infine lo appiattiamo e gli diamo la forma della nostra polpettina. Mondeghili preparati li passiamo uno ad uno nel pangrattato, facendo attenzione di farlo aderire molto bene alla polpettina, così poi non si staccherà in cottura. Burro ben caldo, mi raccomando non rovente, perché altrimenti le bruciamo all'esterno e non le riusciamo a scaldare bene all'interno. Dopo un paio di minuti fate la prova, ne girate una e vedete se inizia a essere bella dorata, potete procedere con tutte e farle cuocere dall'altro lato. Nella seconda parte di cottura teniamo coperto, in questo modo il caldo arriverà prima al cuore della polpettina. Recuperiamo il latte rimasto dall'ammollo del pane filtrandolo e mettendolo in un pentolino. Se volete più salsa, naturalmente ne aggiungerete un poco di latte. Poi aggiungiamo un cucchiaino scarso di amido di mais o di fecola di patate e mescoliamo, mi raccomando, a freddo, facendolo sciogliere per bene. Pizzico di sale. Dopodiché, mescolando continuamente su fiamma media, facciamo addensare. E anche questa ricettina è pronta per essere gustata a tavola. Io vi ringrazio veramente tanto per avermi seguito in questo nuovo video. Vi ricordo sempre che ci sono 2 video a settimana su questo canale, di iscrivervi e soprattutto attivare la campanellina su tutte per non perdervi i prossimi contenuti. Al prossimo video ragazzi, ciao ciao!